Nello scorso episodio siamo arrivati fino al castello di Laco e oggi finalmente raggiungiamo la costa ovest della Svezia, detta Bohuslän, e la sua prima cittadina vicinissima al confine con la Norvegia è Stromstad. Dall'area di sosta camper si può raggiungere il centro tramite un piccolo traghetto che noi riusciamo a prendere grazie alla cortesia di una simpatica coppia di svedesi che potevano accedere al traghetto con una tessera che hanno solo i residenti. Il traghetto si manovra da soli e si può salire con le biciclette e così abbiamo evitato una lunga strada alternativa sulle colline di Stromstad. Dopo un rifornimento di panini al supermercato, prendiamo il traghetto per le isole Koster, sempre con le nostre inseparabili biciclette. Le isole Koster fanno parte di un parco naturale protetto. Le due isole maggiori sono Nord Koster e Sud Koster, oltre ad un insieme di altri piccoli isolotti minori. Il nostro traghetto ci porta a Kilesand, uno dei due paesi principali dell'isola a sud, che con i suoi 8 km² è l'isola più grande delle Koster. Su queste isole l'ambiente naturale viene protetto in modo molto rigoroso e così le auto e le moto non sono ammesse. L'isola ha circa 250 abitanti residenti, ma in estate si popola di turisti che apprezzano le sue spiagge e le numerose piste ciclabili che si snodano attraverso tutta l'isola. Se si ha la pazienza di cercarle, si possono trovare sull'isola delle belle spiagge, per prendere il sole, fare il bagno o pranzare, godendosi il panorama. Le rocce delle Koster sono ricoperte da un muschio giallino che dona a queste rocce una luce magica. E così, dopo chilometri in sella alle nostre bici, fra prati e boschetti, siamo arrivati fino ad Ekenas, il secondo paesino dell'isola. Anche un evento importante come un matrimonio qui viene vissuto nel rispetto della natura, tanto che tutti gli ospiti e gli sposi si muoveranno in bicicletta anche dopo la cerimonia. Seguendo altre piste ciclabili siamo arrivati a Långgård, dove prenderemo il traghetto di ritorno.
L'isola di fronte a noi è la North Coaster, più piccola e meno abitata, alla quale però si accede con un traghetto self-service usando una tessera. E così decidiamo di salutare le coaster, che sono certa rimarranno nei nostri cuori per molto tempo. Il traghetto si ferma anche a Wethnet, sulla North Coaster, di soli 4 km quadrati e una cinquantina di abitanti. La tenacia nel voler proteggere la naturale bellezza di queste isole è davvero ammirevole e ci fa comprendere quanto questa nazione sia orgogliosa del proprio ambiente, a volte aspro e difficile, ma comunque affascinante. Rientriamo soddisfatti alla nostra piccola casetta, desiderosi di riposare un po'. Domani ci sarà ancora molto altro da vedere.